Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze, ok, energetiche, affettive per la seconda metà di aprile. Abbiamo l'appeso. Ragazzi, non sapete a quante letture è venuto fuori l'appeso. Devo dire che sì, ha un senso perché Mercurio è retrogrado, quindi rallenta un po' tutto, rallenta la comunicazione, rallenta anche la tecnologia alle volte. A quanto pare è un periodo di introspezione, riflessione e revisione un attimino, un po' per tutti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Vi ricordo che queste comunque sono letture sull'amore, affetti, scusate, sugli affetti in generale, quindi possono riguardare l'amore, l'amicizia piuttosto che la famiglia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Ovviamente, come ho già detto prima, non risuonerà tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene, per quello che riguarda invece le letture specifiche dei single e delle coppie, sono già online per il mese di aprile e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Allora ragazzi, partiamo da un 3 di pentacoli, un 2 di bastoni, un 2 di spade, un 5 di bastoni, il cavaliere di pentacoli, una regina di bastoni e un 5 di spade. Allora, qui si parte da qualche progetto con questo 3 di pentacoli, però ho la sensazione che non vi convinca molto questo progetto. Potrebbe anche essere una collaborazione, potrebbe essere una ristrutturazione di una casa, ipotesi, potrebbe essere qualche tipo di responsabilità che o vi siete presi nella prima metà di aprile o vi prenderete verso la metà di aprile. Ehm, E vi dico come la sensazione che qualcuno non sia tanto convinto di questa scelta. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 3 di pentacoli. Abbiamo un 9 di coppe e un 3 di pentacoli nuovamente. Ho come l'idea che c'è un certo tipo di soddisfazione personale nell'aver intrapreso questo progetto, questa collaborazione, quello che per voi rappresenta il 3 di pentacoli, ma ripeto, ho come questa sensazione di titubanza, ma più per una vostra idea di non essere in grado che non per un qualche cosa di concreto. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Wow, 10 di coppe matto. Dunque, la sensazione che ho è di non fidarvi ciecamente di quello che vi dicono le persone che vi sono intorno. Qua, ripeto, potrebbero essere dei collaboratori, ma considerato che è una stesa sugli affetti e qui viene fuori un 10 di coppe, ho come l'idea che potrebbe essere una questione familiare, legata magari a una casa, legata a una convivenza. Però con questo matto al contrario, ragazzi, è un po' come se vi dicessero non siate troppo ingenui, perché comunque qui avete un 2 di spade e quindi c'è qualcosa che non vedete. Anzi, adesso andiamo a vederlo. Re di coppe e 6 di coppe. Allora, direi che questa insicurezza potrebbe proprio essere sull'altra persona.
su quanto l'altra persona, che con questo re di coppe effettivamente potrebbe essere un padre, ma anche il partner, come la sensazione che ci sia della nostalgia per i vecchi bei tempi. Come se, perché qui avete anche un 5 di bastoni, come se ci fossero comunque delle lotte, delle diatribe, dei, dei conflitti, mi verrebbe da dire, e invece io in questa parte sento proprio che c'è questa voglia di tranquillità, di serenità, di stabilità anche. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo una regina di pentacoli e un asso di spade. Allora, se fosse una questione familiare, ragazzi, qua ci potrebbe essere questa regina di pentacoli che un po' mette zizzania, ho come questa sensazione, potrebbe dire delle cose anche un po' pungenti, mm, per mettere un po' zizzania in questa situazione. Se la regina di pentacoli rappresenta una persona vicino a voi che non è, diciamo, della famiglia, ho come l'idea che potrebbero venirvi a dire, cioè qui c'è una qualche mezza verità. Mm? Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli, che è spiegato da un cavaliere di bastoni e dalla luna. Ragazzi, io quello che sento qua è che ci potrebbe essere come una proposta di collaborazione, una proposta di fare qualcosa insieme con l'ideologia di trovare un'armonia, ma questo matto al contrario mi dice che voi non vi fidate di quello che vi dice l'altra persona, soprattutto se è una persona che torna dal passato, visto che qui abbiamo sia 6 di coppe che la carta della luna. Il cavaliere di pentacoli vi consiglia di andare avanti con prudenza, di fare un passo alla volta e, oh, scusate, ho mosso tutto, e fino a che non siete sicuri, fino a che non arriva questa regina di bastoni che mi parla di un prendere in mano il proprio potere personale, vi dico, poi si termina con un 5 di spade, come se, perché qui avete 2 5, come se ci fosse una sorta di confusione mentale, per quello che vi consigliano di riprendere in mano il vostro potere personale con la regina di bastoni. È come se ci fosse una dinamica del passato che ritorna. Se non è una persona, è una dinamica del passato che ritorna. E questa dinamica fa riferimento a qualche tipo di conflitto, di lotta, che con il 5 di bastoni, ragazzi, normalmente è per cose di poco conto, è per cose che non vale per cui non vale la pena discutere. Però la sento un po' come una questione di principio per qualcuno. E per qualcun altro il punto è che non ci si fida della persona, della controparte comunque, e di conseguenza si mettono in discussione qualsiasi cosa. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 7 di bastoni, ruota della fortuna e 5 di pentacoli. È come se ci fosse un cambio dal punto di vista personale, caratteriale, mi viene da dire. Cioè, ehm, perché qui abbiamo questo 7 di bastoni che mi dice che in qualche modo vi difendete, vi difenderete, sarete in una posizione vantaggiosa per difendervi. È come se con la regina di bastoni, che è una persona in alto nella società, questo essere in alto, questo avere conoscenze, questo carisma che ha la regina di bastoni servisse per riuscire a contrastare le energie esterne da un lato, mentre di qua con questa ruota della fortuna, ragazzi, cambiano delle dinamiche di dipendenza. Può essere il lavoro dipendente, può essere il tipo di dipendenza che sentite nei confronti di questa persona, e qui succede, vi faccio un esempio, quando siamo in una relazione e aspettiamo che sia l'altro a decidere e noi non prendiamo mai decisioni perché aspettiamo che sia l'altro
appunto in base alla sua vita, quello che può fare o quello che non può fare, a dirci come gestire le cose. Ecco, è un po' come se questo atteggiamento venisse lasciato indietro. Cioè, fate un passettino alla volta, ma fatelo in avanti. E qui abbiamo anche la carta della luna al contrario, come se ritornassero un po' certe paure e fosse ora di cambiare certi schemi. Andiamo a vedere il 5 di spade. E avete anche l'appeso qua, e comunque vi dà come la possibilità di mettervi nei panni dell'altro o di vedere le cose appunto da un altro punto di vista. Allora, il 5 di spade è spiegato da un re di spade e da un 8 di coppe. 5 di spade mi dice sempre che c'è una confusione mentale, che c'è come una lotta egoica all'interno di noi stessi. Allora, da un lato vi consigliano di togliervi dalla testa certe idee, che sono un po' le idee collegate alla luna, con la paura e via dicendo, i timori, tutto quello che può riguardare la legge dello specchio, mi dicono. Cercate la legge dello specchio su YouTube, ma fondamentalmente è vedere negli altri quello che dentro di noi non abbiamo elaborato. Quando ci dà fastidio qualche cosa in qualcun altro è perché quella roba lì dentro di noi non è elaborata. Quindi possiamo proprio, tra virgolette, usare quello che ci dà fastidio negli altri per capire quali sono i nostri lati d'ombra e curarli. E un passo alla volta si va verso il proprio potere personale e verso il cambiare queste dinamiche di dipendenza. 5 di pentacoli e 5 di spade. Sono due carte che mi parlano di dipendenza sia materiale che mentale. E qui con l'8 di coppe, che è un po' l'arcano minore anche dell'appeso, vi dice cioè è l'arcano minore dell'eremita, però siccome è una carta di introspezione e anche l'appeso è una carta che vi invita a guardare le cose da un'altra prospettiva, è un po' come se vi dicessero qui ragazzi di allontanarvi da certe idee, o per qualcuno si tratta proprio di allontanarsi da un personaggio, da questo re di spade. Ho l'idea che qualcuno voglia questo re di coppe e ha bisogno prima di allontanarsi da certe ideologie o da certe persone. Vi dico, qui l'idea di collaborazione, l'idea di casa potrebbe essere molto forte, però se ci fossero dei soldi in mezzo fate attenzione che ognuno metta la propria parte, perché c'è un 5 di pentacoli, potrebbero esserci degli investimenti azzardati piuttosto che una perdita di denaro. Anche se sì, è vero, avete poi le ruote della fortuna, ma io qui la sento come un'occasione dove si deve investire o un'occasione, perché la ruota della fortuna parla anche di guadagni, ma questa parla di perdite, quindi diciamo che i guadagni sono superiori alle perdite, considerato che questo è un arcano maggiore e questo uno minore, però fate attenzione ragazzi. E il 5 di pentacoli parla anche di perdere, mi parlano di bacchetta magica, non so a quanti risuoni, le bacchette adesso qui non ne ho più, ci sono delle bacchette di quarzo, sì le avevo un po' di tempo fa, adesso non le ho sotto mano, che si usano proprio come bacchette magiche. Adesso non tutti sanno usare queste cose, chi lavora con i cristalli, con la cristalloterapia, sa che con quelle bacchette si possono proprio curare certi disturbi anche a livello fisico, usandole proprio come se fosse una bacchetta magica. Vabbè, io vi do gli input, poi ragazzi, chi vuole approfondire, cercate su YouTube, diventate curiosi e create la vostra realtà, la vostra sapienza, la vostra verità. Carta numero 47. Wow, arrivare al traguardo. E qui abbiamo con la ruota della fortuna quel cambio ciclo, quella chiusura, anche un po' per cambiare la realtà. E qui abbiamo carta numero 37, la storia infinita. Karma. Karma. Allora, la ruota della fortuna parla di cambi di dinamiche di comportamento, cambi di karma, può parlare anche di occasioni fortunate che arrivano, ma parla anche di cicli che ragazzi in questo caso con la ruota della fortuna dovrebbero concludersi, però qui abbiamo la storia infinita, è come se questa faccenda andasse avanti da parecchio tempo, ho come questa sensazione, però è come se arrivasse a un dunque a fine aprile, a una decisione, diciamo così. No, ho sbagliato mazzo, ho ripreso lo stesso di prima. Andiamo a vedere un koan.
l'onda e il mare sono uno. Qui mi viene in mente l'esempio che vi ho fatto prima con la carta della luna, no? Con la legge dello specchio. Ehm, Anche se uno si sente onda, un'onda, e l'altro si sente un'altra onda, alla fine ogni onda fa parte dello stesso gruppo di acqua, dello stesso mare. E qui per noi umani è un po' la stessa cosa, anche se quello che ci fa male è nell'altro, in realtà poi siamo tutti la stessa coscienza, un pezzettino della stessa coscienza, quindi è per quello che funziona la legge dello specchio fondamentalmente. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!